C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, di cui vorresti parlare o comunque condividere, perché per te è una cosa importante? Sì, l'essere madre. Ah, Perché io ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Michela Chiappalone, professoressa di bioingegneria all'Università di Genova. Michela è un ingegnere molto competente, ma soprattutto è una donna che ama il suo lavoro. E questo lo si vede da come ne parla. Durante la conversazione abbiamo parlato di tantissimi temi, come la neuroingegneria, di come decodificare il cervello, di carriera, dell'essere donna, del far carriera essendo donna e della figura del mentore. Ma una delle mie parti preferite è quando Michela dà dei consigli ai giovani. Quindi, se tu stai guardando e sei un giovane e stai finendo l'università e non sai cosa fare o vuoi sentire altre campane, ma zi, cosa stai aspettando? Prendi carta e penna e prendi appunti, perché tanto c'è sempre da studiare, anche dopo l'università. Vi ricordo che potete supportarmi iscrivendovi al canale, mettendo mi piace, condividendo, commentando, eccetera, eccetera. Ma ora, miei cari, vi lascio a Michela Chiappalone. Buon ascolto. Iniziamo con una domanda, penso abbastanza facile, ovvero perché gli uomini hanno bisogno di un neuroingegnere? Allora, abbastanza facile, se questo è facile non so come saranno le altre. Diciamo che la neuroingegneria la definisco sempre come una sorta di connubio tra medicina, in particolar modo come neuroscienze e ingegneria. Quindi c'è una connessione in qualche modo che è bidirezionale. Le neuroscienze informano l'ingegneria, nel senso che le forniscono dei principi, delle modalità, diciamo, di funzionamento del cervello che possono essere replicate da sistemi ingegneristici, e allo stesso tempo questi sistemi ingegneristici possono essere utilizzati per migliorare la nostra conoscenza del cervello. Quindi sicuramente la capacità, diciamo, di convogliare in un'unica figura professionale queste due competenze è fondamentale per affrontare lo studio di un sistema così complicato come il cervello. Quindi è necessario integrare tutta una serie di conoscenze per lo studio del cervello, sia in condizioni appunto fisiologiche che patologiche, ma anche per ispirare nuovi dispositivi. Basti pensare all'intelligenza artificiale, che si ispirano al modo di funzionamento, modalità di funzionamento del cervello. Quindi il neuroingegnere è la persona che si occupa di tutto questo. E quindi, se vogliamo conoscere un po' di più sul funzionamento del cervello, è fondamentale avere una figura che abbia competenze non solo nel campo, diciamo, neurobiologico, neuroscientifico, ma anche nel campo più tecnico. E nel mischiare queste due diciamo abilità, non c'è il rischio di magari non sapere molto bene una materia e quindi sapere mediocramente sia un po' di ingegneria sia un po' di medicina? Assolutamente sì, nel senso che il neuroingegnere è una figura ibrida, però secondo me questo è l'aspetto interessante. Nel momento in cui uno è troppo, diciamo così, fossilizzato su un aspetto specifico, non riesce ad avere una visione d'insieme del problema. Perlomeno questo è il mio punto di vista. Per cui, anzi, se vogliamo, diciamo, la scienza multidisciplinare o interdisciplinare è un qualcosa che si è un po' evoluto nel tempo. È molto più attuale rispetto magari a 20-30 anni fa, dove appunto si puntava sulla eccessiva specificità. Adesso quello che viene richiesto anche a livello di progetti è avere appunto competenze multidisciplinari, quindi essere specializzato magari in un settore, ma poter riuscire a capire, a comprendere meglio anche altre cose. Quindi secondo me questo è più un arricchimento. Poi dà la possibilità eventualmente di interpellare persone che sono ancora più specifiche su un altro argomento, però se uno non ha questa doppia competenza non è in grado neanche di capirle queste cose, e quindi rischia di essere appunto troppo concentrato su un aspetto solo
della ricerca, il che secondo me è un impoverimento delle possibilità che possiamo offrire come ricercatori. Okay. Quindi comunque si lavora in team spesso. Sempre, Okay. sempre. Nel tuo CV ho letto che tu ti occupi di neuroprosthetics e neurorehabilitation. Ma che cosa vuol dire in pratica? Sono, se vogliamo, due possibili applicazioni della neuroingegneria. Le neuroprotesi sono dispositivi che vanno a sostituire funzionalità che sono andate perdute, quindi attraverso un sistema artificiale andiamo a sostituire appunto una funzionalità o una parte del corpo che non funziona più come un tempo. Ci sono diversi tipi di neuroprotesi, basti pensare alle protesi di arto inferiore e superiore. Nello specifico io non mi occupo direttamente di questo, ma di un nuovo concetto di neuroprotesi che può essere utilizzata, diciamo, laddove il danno è localizzato, quindi una neuroprotesi di tipo cerebrale, una neuroprotesi che va a curare il sistema nervoso laddove è stato danneggiato. È un'idea che è stata, diciamo, finanziata anni fa da un progetto europeo e sulla quale sto continuando a lavorare attraverso modelli sperimentali di complessità, diciamo, sempre crescente, e l'idea appunto è l'ipotesi scientifica è che questo tipo di dispositivo appunto artificiale possa essere utilizzato laddove è localizzato un danno, per esempio creato da un ictus o da una lesione, laddove, diciamo, si sono andate perse delle connessioni importanti e quindi vogliamo ripristinarle in maniera anche, diciamo, fisica. E nel momento in cui noi andiamo a sostituire una parte biologica con una parte artificiale, possiamo parlare appunto di neuroprotesi. La riabilitazione è il processo che viene indotto dall'utilizzo di determinate tecniche e che permette ai soggetti, diciamo, di acquisire le funzionalità perdute grazie eventualmente anche all'ausilio di neuroprotesi. Ok, e questi modelli, tipo ad esempio il modello più base, qual è? Perché tu hai detto che si va con quello base e poi molto più, diciamo, elevati. Sono modelli sperimentali di tipo biologico, nel senso che esistono modelli sperimentali sia di tipo computazionale, per cui totalmente astratti da un certo punto di vista, sono modelli software che possiamo appunto programmare al calcolatore definendo delle proprietà che sono tipiche delle cellule del sistema nervoso, cioè i neuroni, e dei modelli invece che sono dei modelli sperimentali, ma dei modelli sperimentali che sono molto semplici, ma che pur essendo così semplici sono in grado di riprodurre proprietà fondamentali del sistema nervoso, come l'attività elettrica, per esempio, fenomeni di cosiddetta plasticità, cioè la possibilità di cambiare le connessioni nel tempo, capacità di rispondere a degli stimoli, capacità di rispondere a delle manipolazioni di tipo farmacologico. Sono i cosiddetti sistemi in vitro, ossia sistemi che possono permettere agli scienziati, diciamo, di rispondere a delle domande scientifiche di base che in qualche modo facilitano poi la progressione verso sistemi più complessi come appunto i sistemi in vivo e l'uomo stesso. Quindi questi, diciamo, sono i sistemi a cui faccio riferimento e sono quelli su cui abbiamo testato questa idea appunto originaria di neuroprotesi finanziata dalla Comunità Europea. E invece prima hai menzionato anche l'ictus, ma un ictus cosa porta? Nel senso, se a me viene un ictus, può succedere che, speriamo di no, può succedere che poi non riesco a muovere un braccio, una gamba, oppure dipende da ictus a ictus, cos'è che comporta? Ovviamente sì, nel senso che l'ictus in realtà, diciamo, viene annoverato tra le patologie del sistema nervoso perché ha un effetto sul sistema nervoso, ma è una patologia di origine primariamente vascolare, per cui vuol dire che c'è un problema a livello del sistema vascolare, può esserci un restringimento di un vaso o un blocco di un vaso a causa di una cosiddetta ischemia, cioè di un mancato apporto di ossigeno ad una regione, ad un'area cerebrale,
E come conseguenza cosa si ha? Si ha una necrosi, cioè un danno di cellule nervose che cominciano a morire perché sono in debito di ossigeno. Quindi la morte cellulare dovuta a conseguenze che non sono neurologiche, ma scusate, che non sono, a cause che non sono neurologiche, ma sono dovute appunto ad una circolazione sanguigna che non funziona per un impedimento meccanico o per la rottura di un vaso. Sono due tipi di ictus, emorragico e ischemico appunto. Ha come conseguenza il fatto che le cellule nervose muoiono, e sono le cellule che hanno più bisogno di ossigeno nel nostro organismo, di conseguenza muoiono molto velocemente. Se non si interviene con una procedura d'urgenza, questa morte cellulare diventa, diciamo, il danno diventa, diciamo, a cause molto infauste, a conseguenze molto infauste. Nei casi invece in cui, diciamo, a seconda poi del tipo di ictus, della zona in cui viene, in cui è localizzato, eccetera, ci sono delle situazioni nei momenti in cui anche si può intervenire, sia farmacologicamente innanzitutto, ma anche chirurgicamente nel caso di ictus emorragico in particolare. Quello che si può pensare cioè quello che succede è di avere una conseguenza neurologica che porta per esempio al malfunzionamento della parte del corpo che è controllata dalla zona che è stata colpita dal danno. Quindi nella maggior parte dei casi, soprattutto se è colpita per esempio la zona motoria, avremo delle problematiche legate alla impossibilità di muovere correttamente il braccio, oppure di non muoverlo del tutto, di non muovere le gambe e così via. Quindi sì, diciamo, a seconda di dove è localizzato l'ictus, a seconda della gravità del danno, a seconda, diciamo, di tutta una serie di fattori, abbiamo conseguenze neurologiche differenti che vanno dalla morte diciamo alla perdita di utilizzo di un arto, più arti, o magari all'incapacità di parlare, a seconda, diciamo, proprio della zona che viene colpita. E con la stimolazione si può riprendere a rimuovere quell'arto, o qual è il principio? Allora, il principio, diciamo che ci sono persone anche molto più esperte di me, soprattutto sulla parte human, perché mi occupo io di studi su modelli appunto sperimentali, su modelli preclinici. Però quello che viene fatto attualmente a livello clinico può essere, quello che viene fatto, diciamo, la terapia standard è una terapia cosiddetta riabilitativa, che tende a, diciamo, a permettere alle persone di muovere e di in qualche modo rafforzare il movimento degli arti che sono, la cui funzionalità, diciamo, è stata danneggiata, per poter in qualche modo sfruttare quelle proprietà di plasticità del sistema nervoso e quindi permettere di fatto ai neuroni di riorganizzare le proprie connessioni, e questo garantisce, diciamo, la capacità, insomma, di riacquisire queste funzionalità perse nell'arco di un certo periodo di tempo. Una sorta di ginnastica, ok? La riabilitazione è questo, la riabilitazione fisica, una sorta di ginnastica che permette, ripetendo movimenti di un certo tipo, di acquistare, perlomeno parzialmente, la capacità di camminare, di muovere le braccia, di parlare, eccetera. Ora, su questo, ripeto, io non sono esperta, me ne vogliano i super esperti nel settore. Quello che però, diciamo, ci sono però delle limitazioni, se vogliamo, a questo tipo di approccio. Per esempio il fatto che la riabilitazione comunque dipende sempre da dei protocolli che in qualche modo vengono impartiti da persone esperte, ok? Quindi c'è sempre bisogno di qualcun altro che ti aiuti a fare appunto una corretta riabilitazione. E perché deve essere corretta la riabilitazione? Perché il cervello spontaneamente tende a riorganizzarsi in caso di danno, quindi è una delle proprietà
anche più interessante anche dal punto di vista poi computazionale, quella di riorganizzarsi, di rispondere a delle situazioni, diciamo così, di emergenza, no? Il problema è che non è detto che si riorganizzi sempre nel modo corretto, quindi magari uno riesce a riacquisire determinate capacità ma non nel modo giusto. Si chiama plasticità maladattiva in questo caso. Quindi la riabilitazione serve proprio per evitare questa maladaptive plasticity, appunto, come viene chiamata, e ad acquisire il funzionamento corretto del movimento. Nel caso specifico, diciamo, io mi occupo appunto della parte motoria. A livello scusami, no, e quindi dicevo, quindi questo è quello che normalmente viene fatto. Dicevo, ha dei limiti comunque anche questo approccio, quindi quello che stiamo pensando di utilizzare a livello preclinico, appunto, sono tecniche basate sulla stimolazione elettrica. I neuroni comunicano tra di loro tramite impulsi elettrici e quindi utilizziamo, diciamo, un linguaggio che è compatibile con quello dei neuroni per promuovere questa plasticità direttamente dall'interno. Quindi piuttosto che muovere un braccio il cui movimento stimola determinate risposte a livello cerebrale e quindi una promozione appunto di plasticità in qualche modo indotta dal fatto che c'è questo movimento, l'idea è invece di lavorare esattamente laddove il danno è stato generato, dove si è generato. Quindi all'interno del cervello ci sarà una regione appunto con una necrosi dovuta all'ictus, quindi che non funziona più, e noi stiamo cercando di sviluppare delle tecniche di stimolazione mirata affinché i neuroni di quella regione, che sono quelli danneggiati, si riorganizzino, o meglio nei dintorni di quella regione si riorganizzino e promuovono appunto delle connessioni buone. E questo come obiettivo ha quello proprio di avere un movimento riacquisito. E come fate a riorganizzarli in modo giusto? Perché penso che sia anche complicato questo. Sì. O si organizzano loro dopo la stimolazione in modo giusto? Allora, esistono degli studi che sono già stati, insomma, non siamo noi gli inventori di questo tipo di tecnica, nel senso che sono già presenti degli studi fatti all'inizio degli anni 2000, in particolar modo nel 2006, da un gruppo che è stato uno dei pionieri proprio in ambito neuroprotesico, il gruppo del professor Fetz all'Università di Washington a Seattle, che ha pubblicato su Nature e ha dimostrato appunto che stimolando due neuroni in una maniera opportuna sono in grado di in qualche modo promuovere una connessione tra questi due neuroni. Quindi esiste, diciamo, si chiama paradigma, un disegno sperimentale che permette appunto di definire quali sono le caratteristiche della stimolazione di due aree o di due neuroni affinché venga promossa questa connessione buona. Questo studio è stato ripreso anni dopo, nel 2013, dal gruppo del professor Nudo a Kansas City, il primo autore è David Guggenmoss, e che lo hanno riprodotto appunto su un modello sperimentale preclinico e hanno dimostrato che a fronte di questa stimolazione, che si chiama Activity Dependent Stimulation, è una stimolazione in cui ogni volta che un neurone spara, noi identifichiamo la presenza di questo sparo del neurone in un'area cerebrale e la ributtiamo praticamente in un'altra area cerebrale grazie a una stimolazione. Quindi identifichiamo la presenza di uno sparo del neurone e ogni volta che questo spara, con un certo tempo di latenza, con un certo tempo di ritardo, andiamo a stimolare da un'altra parte. Questa sorta di connessione artificiale, perché sono io che impongo che avvenga questa connessione artificiale, permette appunto la creazione di una connessione funzionale tra queste due aree, e questo permette al nostro modello preclinico di riacquisire la funzionalità di movimento che non aveva più. Questo diciamo è il disegno sperimentale
su cui ci siamo basati noi, e attualmente appunto dal 2015, anno in cui ho conosciuto il professor Nudo di Kansas City, stiamo collaborando proprio con loro su questo paradigma, sia per migliorarlo, sia per diciamo andare a capire meglio i meccanismi appunto di riconnessione. La domanda che mi hai fatto tu è perfettamente pertinente: come fate a sapere che state connettendo nel modo corretto? È proprio l'oggetto della ricerca, quindi cercare di trovare quelle tipologie di stimolazione che permettono da un lato una riconnessione e dall'altra un effetto dal punto di vista del comportamento evidente e continuativo nel tempo. Questo è proprio il concetto di riabilitazione. Tutti questi esperimenti vengono fatti in vitro? No. Ok. No, perché il concetto di comportamento, ossia di behavior in termini tecnici, chiaramente un sistema in vitro non lo può avere. Quindi viene fatto appunto su modelli preclinici tendenzialmente di origine animale. Ah, ok, ho capito. Ma io ho letto anche che fate delle culture di neuroni. Questo, diciamo, esatto, questo è quello che è stato fatto. Diciamo che nei miei primi 15 anni di ricerca come ricercatrice, insomma, mi sono sempre occupata di sistemi in vitro. Okay. I sistemi in vitro sono costituiti appunto da colture di neuroni o di origine animale o recentemente di origine umana. Posso bloccarti un attimo? Sì. Per capire come si fa a coltivare i neuroni? Cioè, questa è una tecnica diciamo che i biologi conoscono da decenni, quindi abbiamo acquisito competenze da chi sapeva fare queste colture di neuroni. Nel caso più semplice, quindi parliamo di colture, cioè più semplice in realtà no, comunque siamo partiti da colture di origine animale. In pratica riusciamo ad estrarre una determinata area del cervello, le cellule neuronali, che poi vengono coltivate appunto in vitro con fattori di crescita e nutrimento in un medium di coltura, e possono diciamo sopravvivere anche per tempi molto lunghi, si parla anche di un anno e mezzo. Ma voi arriva tipo, non so, una provetta da un altro laboratorio e poi fate gli esperimenti qua, o come funziona tutto il passaggio? Questo diciamo? in passato appunto quando facevo esperimenti anch'io di questo tipo, avevamo un tecnico di laboratorio in qualche modo che ci forniva una provetta appunto con la sospensione di neuroni, e poi noi andavamo a posizionarli su un dispositivo che è un dispositivo molto interessante, si chiama matrice di microelettrodi, ed è un dispositivo planare, il MEA, esatto, planare, con degli elettrodi appunto planari, dove poi vengono depositati questa sospensione cellulare. Nel corso dei giorni la rete cresce, nel senso che i neuroni cominciano in sospensione. I neuroni di fatto sono come dei pallini. Quando poi li metti sul dispositivo cominciano ad estendere i loro cosiddetti processi neurali. Il neurone è fatto come, immaginiamoci un albero, no? Con le radici, il tronco e la fronda. E la fronda sono la parte superiore, infatti viene chiamato albero dendritico. Poi c'è il corpo cellulare che contiene il nucleo della cellula, il tronco è l'assone, e poi le radici invece sono i terminali presinaptici. E quindi appunto comincia ad avere questi processi, ossia l'albero dendritico, l'assone e i terminali presinaptici, e si collega appunto ad un altro neurone, creando una vera e propria rete, una rete biologica in vitro che ha delle caratteristiche molto interessanti da studiare in termini di attività elettrica proprio. Queste colture in vitro sono state oggetto di studio per anni, me ne sono occupata per diversi anni io stessa, quando lavoravo all'Istituto Italiano di Tecnologia nel Dipartimento di Neuroscienze, e recentemente appunto, essendomi spostata su tecniche di neuroingegneria che vogliono sviluppare sistemi appunto per la riabilitazione,
basati su neurostimolazione, chiaramente la parte, diciamo, relativa al movimento è fondamentale. Però, ripeto, queste colture in vitro sono fondamentali per testare, per esempio, delle ipotesi. Infatti un approccio molto etico alla sperimentazione animale è proprio l'impiego di queste colture in vitro, e cercare il più possibile di portare avanti la ricerca su queste colture in vitro e fare gli ultimi step, diciamo, sui modelli preclinici. Le culture in vitro sono una buona immagine della realtà o si distaccano molto o poco? Ottima domanda. Allora dipende da quali aspetti uno va a valutare. Se uno va a guardare gli aspetti cosiddetti funzionali, cioè come si comportano, il tipo di attività elettrica che mostrano, diciamo che tutto sommato sono una buona riproduzione della realtà. Caratteristiche come rispondere appunto a una stimolazione di tipo elettrico, a una manipolazione farmacologica, sono in grado di farlo. Ovvio che poi ci sono modelli e modelli, io sto parlando di modello più semplice, poi ci sono modelli più complicati che prevedono per esempio delle popolazioni di neuroni diverse che possono parlare tra di loro, oppure colture tridimensionali. Il nostro cervello non è bidimensionale ma è tridimensionale, quindi diciamo quando si parla di modelli in vitro c'è anche qui una grossa varietà di possibilità e di opzioni. Diciamo che a seconda appunto del tipo di modello ci sono vari livelli di fedeltà rispetto alla situazione reale. E attualmente appunto quello che si cerca di studiare proprio per rendere questi modelli sempre più fedeli sono aspetti legati appunto alla connettività, cioè come si connettono questi neuroni in vitro, perché tendenzialmente lo fanno in maniera assolutamente casuale, e la connettività in vitro, cioè nel sistema della rete della cultura di neuroni, chiaramente è diversa rispetto a quella che uno ha in vivo. È diversa anche perché l'area è più piccola o non sì, lo so, qualcos'altro? L'area è più piccola, manca la parte appunto, diciamo, la terza dimensione, è un qualcosa che è stato aggiunto solo recentemente, e manca chiaramente tutto il contesto dell'interazione con l'ambiente. Cioè noi dal momento in cui veniamo al mondo siamo comunque stimolati da un ambiente esterno, quindi gli aspetti appunto stimoli visivi, stimoli uditivi, stimoli tattili, tutta la parte diciamo così percettiva in qualche modo alla rete in vitro manca totalmente, così come quella motoria. Quindi può essere un buon modello, se vogliamo, di processi, se vogliamo definirli così, processi cognitivi, cioè processi interni al cervello. Noi possiamo fornire degli stimoli, sono comunque stimoli molto artificiosi, non sono stimoli reali. Ovvio che poi a seconda di quello che uno va a prendere esistono anche delle colture, per esempio di retina, per cui si possono fornire stimoli di luce, non luce, quindi stimoli visivi, però se uno ha la retina non ha comunque il resto del cervello, e quindi diciamo si riesce ad essere piuttosto settoriali, ma non si ha quel processo di integrazione di processi appunto che si ha poi nel cervello intero. Quindi è un modello, e quindi come tutti i modelli ha i suoi pro e i suoi contro. È un modello semplice, ha facilità di essere utilizzato, impiegato. Tutto sommato adesso si conoscono diverse tecniche per creare queste reti di neuroni, si sta anche migliorando la tecnica delle colture in termini appunto aggiungendo per esempio una dimensione, aggiungendo delle sottopopolazioni di neuroni differenti eccetera, però resta un modello, quindi coglie alcuni aspetti ma non tutti. Ripeto, la parte di movimento, la parte di percezione sicuramente non si riescono perlomeno attualmente a riprodurre. E gli step da in vitro
fino all'umano quali sono? Cioè, nel momento in cui diciamo che gli esperimenti stanno andando bene, poi si passa agli animali, e poi quando stanno sempre andando bene poi si va agli uomini, oppure si può direttamente passare agli uomini? Allora, una considerazione corretta, ci sono però tante modalità, diciamo, per svolgere questi passaggi. Quello che ho utilizzato io riguarda aspetti puramente tecnici, nel senso che questi modelli in vitro sono molto utili, per esempio, per definire degli algoritmi per poter interpretare il segnale neuronale. Quindi noi acquisiamo attività elettrica, abbiamo dei segnali, dobbiamo riuscire ad analizzare questi segnali. Quindi queste reti in vitro producono dei segnali assolutamente compatibili con quelli che uno potrebbe registrare dal cervello di una persona interno, cioè inserendo, diciamo, un elettrodo direttamente in corteccia. Quindi, diciamo, sono molto utili proprio per lo sviluppo di tecniche e tecnologie che poi possono essere adottate in altri contesti. L'altro esempio è quello della neuroprotesi, cioè noi in questo progetto europeo abbiamo sviluppato un sistemino, in pratica un chip con dei neuroni artificiali, e l'abbiamo utilizzato e connesso ad un sistema biologico, con l'idea di dire vediamo se i neuroni artificiali riescono a sostituire, in qualche modo a comportarsi come il sistema biologico che è stato danneggiato. Questi neuroni artificiali, cioè, non mi è chiaro come posso visualizzarli questi neuroni artificiali. È una rete spiking cosiddetta, una spiking neural network, cioè costituita di fatto è un sistema di equazioni. Quindi è un modello. È un modello, okay, assolutamente perfetto. un modello, che però è implementato dentro un chip, quindi di fatto un modello hardware, cioè i neuroni sono implementati tramite un sistema fisico, è un concetto di ingegneria neuromorfa, e possiamo riprodurre attraverso dei componenti elettronici, diciamo, lo stesso comportamento che hanno i neuroni biologici. Quindi quello che abbiamo fatto in questo progetto è stato proprio creare un chip in collaborazione con i nostri partner europei, creare un chip che in qualche modo facesse da sostituto ai neuroni, alla rete di neuroni biologici che è andata danneggiata. Quindi un modello in vitro, diciamo, di danno, di lesione. E quindi in questo contesto il nostro sistema di neuroingegneria, di neuroprotesi in vitro, in qualche modo è stato poi il trampolino di lancio per poter testare questa tecnologia anche su modelli più avanzati. Quindi il sistema in vitro è un ottimo, chiamiamolo test bench, cioè un banco di prova, no? Dal mio punto di vista, per determinate tecnologie. E quindi questo è un approccio. Ne esiste anche un altro, che è invece quello legato alla medicina personalizzata, ossia la possibilità di utilizzare questi sistemi in vitro, per esempio, per testare determinati farmaci o per testare determinate terapie direttamente sulle cellule del paziente. Quindi, in questo caso si parla di modelli in vitro, ma con cellule umane. Vuol dire che esistono delle procedure che permettono, per esempio, da un pezzettino di pelle prendere le cellule del paziente X, attraverso procedure che personalmente non conosco, tornare a un livello di cellule staminali, che sono quelle che ognuno di noi ha avuto, diciamo, in utero, e da queste cellule staminali riprogrammarle per farle differenziare come neuroni. Quindi dalle cellule staminali sono quelli che permettono che hanno permesso a tutte le cellule del nostro corpo di differenziarsi nei vari tipi, neuroni, piuttosto che cellule del sangue, piuttosto che cellule epatiche, eccetera. A questo punto, una volta ottenuti i neuroni, noi abbiamo neuroni appunto personalizzati di quel determinato paziente, e
una volta date le cellule del paziente X, possiamo testare su quelle cellule e per quello specifico paziente, per esempio, l'effetto di una determinata sostanza rispetto ad un altro paziente che magari a quella sostanza non risulta essere meno efficace. In questo senso si parla di medicina personalizzata, cioè questo è una branca della medicina personalizzata dove andiamo a definire delle terapie specifiche per quel tipo di paziente che ha quella determinata patologia. Quindi in questo senso i modelli in vitro possono essere un ottimo, un vero e proprio, forniscono un sistema sperimentale che può permettere appunto di testare determinate possibili terapie prima che queste vengano effettivamente svolte sul paziente stesso. Per quanto riguarda la fisiologia, non mi è chiaro come mai, cioè se esiste già la fisiologia, perché provare anche a stimolare il cervello tramite, non so, degli elettrodi? Cioè qual è il vantaggio di uno e qual è il vantaggio dell'altro, o lo svantaggio? Allora, la risposta è legata al concetto di cui parlavo prima della plasticità maladattiva, cioè il fatto che a volte il cervello è in grado di riorganizzarsi dopo un evento, per esempio ischemico, quindi un ictus, ma non sempre lo fa nel modo corretto. In questo senso noi sviluppiamo delle tecnologie, e dico una cosa che riprendo da un ricercatore molto famoso nel campo che è Grégoire Courtine delle PFL, we help the brain to help itself. Aiutiamo il cervello ad aiutarsi. Quindi noi sviluppiamo delle tecnologie in qualche modo che servono per fare in modo che il cervello non caschi nella trappola della maladaptive plasticity, e quindi in qualche modo cerchiamo di aiutare ed evitare che questo accada. Ci sono, per caso, se ne sia a conoscenza, dei centri di ricerca che utilizzano sia la fisiologia che la stimolazione, oppure questo è un qualcosa che si pensa di fare più avanti, proprio merge entrambi? Ma in realtà è proprio quello che si fa con questa tecnica, nel senso che noi, cioè, l'idea è quella di aiutare il cervello ad aiutarsi, ma nel momento in cui si è aiutato noi vogliamo smettere sulla parte di stimolazione. Non so se mi spiego, diciamo, proprio in virtù del fatto che il cervello ha questa plasticità intrinseca, nel momento in cui noi in qualche modo siamo degli istruttori e gli diciamo come deve fare, poi può viaggiare da solo, no? Come un bambino che deve insegnargli le operazioni, prima sbaglia, non è detto che ci riesca, poi sotto la guida di un insegnante riesce a farlo. E qui è la stessa cosa, è come se la nostra stimolazione fosse in qualche modo un istruttore, e l'idea è che una volta che la connessione appunto si è innestata in maniera corretta, a quel punto lì non c'è più bisogno dell'istruttore, il cervello viaggia da solo. Attenzione però che questa seconda parte qua è in effetti è un target attuale, ma non è detto che si sia raggiunto. Per cui cosa succede? Faccio un esempio: nei nostri esperimenti, in cui appunto l'obiettivo è quello di riprendere il movimento di un arto a seguito di un ictus, le cose vanno bene fino a che effettivamente noi diamo questa stimolazione. Quando smettiamo di stimolare, il soggetto non risponde più. Quindi l'obiettivo è proprio cercare di sviluppare delle tecniche di stimolazione che permettano anche il mantenimento delle cose che ha imparato durante la stimolazione. Quindi non solo stimolare laddove cioè quando c'è il problema, ma istruire e fare in modo che ci sia una, come si chiama, maintenance. Ok? Una sorta di io ti ho insegnato, adesso vai da solo. Questa seconda parte, adesso vai da solo, non sempre si riesce ad ottenere, cosa che invece si riesce ad ottenere ad esempio con la riabilitazione fisica. Per cui voglio dire, il fisioterapista c'è
fino a quando la persona non impara, non reimpara per esempio il movimento di un braccio piuttosto che di una gamba. A un certo punto poi la persona fa da sola, non ce l'ha per tutta la vita il fisioterapista, ok? Queste tecniche vengono fatte impiantando degli elettrodi nel cervello? Questo sì, diciamo, le tecniche che stiamo sviluppando noi sì, sono di tipo invasivo, perché riusciamo a raggiungere una risoluzione sia temporale che spaziale del segnale che con altre tecniche non si riesce a raggiungere, e quindi siamo molto più specifici sul tipo di segnale che andiamo a controllare. Hai parlato di segnale, si parla anche di decodificare il cervello. Cosa significa? Significa, questo lo insegno a lezione, significa capire che cosa stanno dicendo i neuroni, cioè in pratica, nel momento in cui, faccio un esempio appunto molto semplice, ipotizziamo di guardare un oggetto come un mouse o come un telefono. Cosa succede? Questo oggetto, nel momento in cui io lo guardo, genera una serie di segnali a livello cerebrale che sono legati alla presentazione di questo oggetto e sono diversi rispetto alla presentazione di un altro oggetto. La decodifica mi permette, andando a guardare i segnali del neurone che io vedo a livello cerebrale, di capire qual è lo stimolo che li ha generati. Quindi io leggo, è come un traduttore, diciamo, no? Quindi io sono in grado di interpretare che cosa significa quel segnale cerebrale. E quindi decodificare significa di fatto capire il funzionamento del cervello e di conseguenza capire il linguaggio nei neuroni. Un altro esempio interessante è un lavoro che è stato fatto qualche anno fa, che è una cosa che agli studenti piace tantissimo, e sono stati scoperti dei neuroni che rispondono solo a determinati volti, addirittura una capacità appunto di single neuron, cioè ci sono proprio dei neuroni singoli, dei neuroni specifici che sono stati la cui attività elettrica è stata registrata, e solo quando al soggetto veniva presentato il volto di un'attrice, in particolar modo di Jennifer Aniston, questo neurone sparava. Infatti l'hanno chiamato Jennifer Aniston Neuron. Okay. Presentavi il volto di un'altra attrice, di un altro attore, il neurone era silente. Presentavi il volto di Jennifer Aniston, che all'epoca era fidanzata con Brad Pitt, il neurone non sparava. Ok. Era specifico per quel volto. Poi hanno trovato dei neuroni specifici per altri volti. Quindi nel momento in cui tu vai a leggere l'attività di quel neurone e lo colleghi, diciamo, al tipo di stimolo che lo ha generato, questo ti permette appunto di decodificare, cioè ipoteticamente tu potresti capire che quel neurone appunto risponde solo a quello stimolo. E ti sei fatta un'idea sul motivo per il quale vedendo una certa persona sparava e nell'altra no? È qualcosa tipo un'emozione o non lo so? No, è proprio lo stimolo visivo, diciamo, che ha generato queste risposte. Però perché con un'altra faccia Perché era specifico per quel tipo di immagine, quel tipo di volto. Sono proprio dei neuroni che sono in qualche modo specifici appunto per determinate forme, e questa è una, diciamo, delle capacità incredibili del nostro cervello. E quindi insomma io idee, nel senso, non sono l'autrice di questo lavoro, però puoi avere delle idee su questo. Sì, però appunto nel senso è stato proprio l'obiettivo di questo lavoro, aver trovato delle cellule che sono specifiche per quel determinato volto o quella determinata parte del corpo. Ok, interessante. Cambiamo un po' discorso. Okay. Nella vita purtroppo si fanno, o per fortuna anzi, si fanno diversi errori. E quali sono stati quelli che ti hanno fatto crescere di più? Se ne hai fatto. Ma vita professionale, immagino. Sì, certo. Ma allora, forse il fatto, diciamo, di essermi un po', come dire, fossilizzata su
in un determinato posto, non so come dire, il fatto di voler cercare di stare a lungo nello stesso posto. Questo secondo me è un aspetto abbastanza negativo della ricerca in generale. È ovvio che poi ci sono aspetti invece di altro tipo, anche di vita privata, che influenzano determinate scelte. Però crescendo sicuramente ho un po', più che errore, un po' un rimpianto di non aver fatto esperienze in diversi laboratori, acquisendo anche, diciamo, delle capacità tecniche diverse rispetto a quelle che ho utilizzato appunto nei primi anni. Poi le cose sono andate come sono andate, però di sicuro tornassi indietro mi piacerebbe avere la possibilità di girare molto di più, anche perché io adoro viaggiare, quindi ogni volta che ne ho la possibilità lo faccio. Per fortuna appunto ho anche una famiglia che mi supporta in questo, nonostante stia lontana da casa spesso, però mi sarebbe proprio piaciuto fare un'esperienza più lunga, perché l'ho avuta, però esperienze più lunghe in altri laboratori dove poter fare effettivamente un lavoro più tecnico, sperimentale. Quindi adesso, se avessi la possibilità, andresti o comunque rimarresti ancora qua? No, andrei. Ok. Andrei, nel senso con un altro spirito, nel senso che uno dei miei sogni è sicuramente quello anche di fare il famoso periodo sabbatico in uno o più laboratori all'estero. Ok. Invece, dopo tutti questi anni di lavoro, che tu voglia o no, sei sicuramente diventata, per molti studenti e dottorati, una figura di riferimento. Hai qualche consiglio per i tuoi studenti e dottorati per avere una bella carriera e una vita ricca di soddisfazioni? Allora, guarda, questa domanda mi piace e sì, ho diversi suggerimenti anche che ho imparato io stessa nel corso degli anni, che ho acquisito io stessa. E sono tanti, nel senso, sicuramente trovare una persona, diciamo un mentore che sia di ispirazione. Scusa, perché questo è molto importante secondo me. Come si può trovare un mentore? Perché non è facile. No. Anche non solo un mentore, ma anche la persona che abbia voglia di aiutarti. Secondo me scatta qualcosa, nel senso che tu lo capisci quando poi ti trovi in sintonia con una persona, quando lavori bene con qualcuno. Se questa cosa succede è fantastico, nel senso che comunque hai la possibilità di lavorare con una persona con cui c'è stima reciproca e imparare un sacco di cose. Poi ci sono alcune persone, quando dico mentori, che non deve essere necessariamente qualcuno con cui lavori, ma anche qualcuno che ti dà, ti fa capire, ti fa conoscere un qualcosa che ti fa crescere, no? Ci sono proprio dei momenti nella vita professionale in cui dici: qui è stata la svolta, qui è il momento in cui per me è cambiato qualcosa. Quindi il primo consiglio è sicuramente trovare qualcuno che condivide i tuoi stessi interessi, che ti fa crescere e che ti supporta. Questo secondo me è fondamentale. Il capo padrone che ti obbliga a fare più ore di laboratorio che altro non ha senso, anche perché una persona in laboratorio deve essere contenta di starci, non deve essere un'imposizione. Quindi per me questo lavoro è prima di tutto passione e io sono contenta di farlo, nel senso non è un problema anche lavorare quando non è il momento di farlo. Lo faccio perché lo voglio fare, non perché sono obbligata a farlo. E lo stesso vale per le persone che lavorano come oggi. Ovvio che se ci sono delle scadenze vanno rispettate, non è che posso obbligare nessuno, però mi sembra di poter dire di lasciare assolutamente totale libertà e anzi la facoltà anche di crescere alle persone che lavorano con me, e di questo sicuramente rendo grazie a chi mi ha seguita, perché posso, diciamo, implementare la stessa modalità in qualche modo. Molto aperto il rapporto, assolutamente non piramidale,
e la capacità appunto di lavorare insieme, collaborare. E mi sembra di aver trovato un gruppo di persone che insomma sono contente di fare quello che fanno, almeno spero, però mi pare che lo dimostrino, ecco. Quindi questo è il primo suggerimento. Il secondo è quello di non smettere di imparare, quindi continuare a studiare, come dicevo prima, questo lavoro è passione e per me non è un problema dover lavorare alla sera o nel weekend, perché comunque lo faccio con piacere. Questo è un lavoro ma è anche un hobby, tra virgolette, quindi non impongo nessuno nel farlo, nel senso non è che io obblighi gli altri a fare quello che faccio io, lo faccio per me, perché mi piace. E poi l'altro aspetto che dico sempre è quello di viaggiare, perché viaggiando si conoscono un sacco di cose e il viaggio stesso è già una scoperta. Mi è capitato in passato di fare conoscenze, anche per dire nei viaggi in aereo, di parlare col mio vicino e di imparare cose che non sapevo. Quest'anno ho fatto un periodo denso di viaggi, sono stata in un mese in 4 posti diversi, dalla Norvegia, quindi a nord, all'India, al Giappone e in Spagna, tutto questo nel giro di un mese. Ed è stato un periodo decisamente faticoso, ma allo stesso tempo di crescita, perché ho conosciuto persone splendide, perché ho conosciuto un modo di lavorare diverso e quindi è un qualcosa che io cerco di proporre a tutti quelli che lavorano con me, il fatto di viaggiare, di conoscere altri laboratori, altre persone. È per questo che l'avrei fatto di più in passato. E poi cogliere le opportunità, perché a volte ti capitano delle, come si dice, connessioni astrali per cui devi dirti che se vuoi andare avanti questa occasione non la devi perdere. A me è successo quando ho conosciuto Randy Nudo, che è il professore di Kansas City, ad una scuola, e poi io tendenzialmente, perlomeno da giovane, diciamo, sono sempre stata una persona molto timida, molto sulle sue. Ho preso tutto il mio coraggio e sono andata da lui e gli ho detto: mi piace quello che fai, voglio fare quello che fai tu, insegnami. E 3 mesi dopo io e il mio dottorando di allora eravamo a Kansas City a imparare da lui, e sono passati 10 anni e stiamo ancora lavorando assieme. Quindi cercare anche di essere un po' coraggiosi e visionari anche, quindi andare oltre le cose che uno sta facendo adesso, ma cercare di guardare oltre e soprattutto appunto avere un rapporto con i propri compagni e colleghi che sia di rispetto e di amicizia, nel senso che è fondamentale lavorare bene con gli altri. Non sopporto gli ambienti competitivi, penso che siano deleteri e che non facciano crescere la gente, e quindi insomma secondo me questi sono gli aspetti più importanti per portare avanti una carriera. Non so se di successo, perché di solito chi ha successo tendenzialmente è, mi viene una parolaccia da dire quindi non la dico, diciamo non è proprio il massimo, però di sicuro, ecco, mi permette di arrivare contento ogni giorno al lavoro, ecco. Quindi non so se questo si può definire successo, per me sì. Sono contenta quando sono contente le persone che lavorano con me, quando si dottorano, quando si laureano i tesisti, per me questo è importante, insomma, vedere che le persone lavorano felici e sono soddisfatte di quello che fanno. Invece una persona che magari non ha ancora trovato la propria passione, perché mi sembra tu che sei molto appassionata del tuo lavoro, cosa consiglieresti a una persona che sta cercando la sua passione? Ma io in realtà ne parlo sempre con gli studenti di questo. Vengono in tanti a chiedermi: adesso che finisco non so cosa fare. E io quello che gli suggerisco è che, cioè, insomma, più che
seguire, pensare adesso al futuro, adesso cosa faccio, dove mi butto. Cioè, se a loro interessa qualcosa, come può essere iniziare il dottorato, perché magari gli attira l'idea del dottorato, di farlo, cioè di non perdere tempo in elucubrazioni mentali di qualche tipo. E poi la loro strada la trovano. Diciamo che cerco sempre di dirgli che se a loro piace un qualcosa, se ad esempio la cosa più ovvia è tipo fare la tesi, no? Su che cosa faccio la tesi? Mi può servire per dopo, mi può servire per cercare, per trovare un lavoro. Lavoro lo trovi, non c'è problema. Adesso che hai la possibilità di farlo, scegli quello che ti piace. Quindi cerco di indirizzarli sulla base delle loro, diciamo così, dei loro interessi proprio. Anche diversi studenti, ad esempio, mi hanno chiesto di andare all'estero. L'anno scorso ne ho mandato appunto una a Kansas City da nudo, un'altra a Tokyo, un'altra ragazza invece è andata a Boston, ad Harvard, e devo dire sono rientrati, un'altra a Bordeaux, in Francia, con cui abbiamo i nostri collaboratori, e sono rimasti tutti molto molto contenti di queste esperienze. Quindi cercare assolutamente di sfruttare il fatto che sono giovani, che hanno voglia di fare, di vedere, di conoscere, hanno un desiderio di conoscenza che è, devo dire, è molto stimolante anche per me. E quindi sicuramente di cercare di fare adesso un qualcosa che gli dà stimoli, per cui si appassionano. Poi sul discorso del lavoro, perché appunto a volte mi veniva chiesto, ma se faccio la tesi su questo argomento rispetto a quell'altro mi viene meglio per trovare lavoro. Alla fine quello che conta sono le competenze acquisite poi nel corso degli anni. Quindi ripeto, c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, di cui vorresti parlare o comunque condividere, perché per te è una cosa importante? Sì, l'essere madre. Perché io ho 3 figli. E questa cosa qua, insomma, questo aspetto della carriera secondo me non è da sottovalutare. Non mi ritengo una Wonder Woman, però il messaggio che vorrei che passasse è soprattutto per le ragazze che spesso e volentieri magari non affrontano una carriera costellata di ostacoli come questa, perché lo è, perché io comunque ho avuto un contratto a tempo indeterminato alla bellezza di 45 anni, e quindi prima ho fatto sempre dei contratti a termine, e quindi diciamo sicuramente dal punto di vista della stabilità non è detto che uno riesca a raggiungerla in tenera età, quindi questo è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione, perché in Italia è difficile fare ricerca nonostante tutto. Ci sono sicuramente delle eccellenze, però continua ad essere difficile perché è un percorso comunque complicato, perché per varie ragioni che non voglio andare a sfrugugliare, diciamo. E quindi il mio consiglio è di nuovo di non lasciarsi intimorire da queste cose e di cercare che si riesce a fare tutto. Non perché l'ho fatto io, ma sicuramente bisogna avere una famiglia, un marito, un compagno, quello che sia, una compagna, qualunque cosa, di supporto, perché sicuramente senza di loro non ci sarebbe modo di fare questo tipo di lavoro, perché è un lavoro comunque impegnativo che, ripeto, appunto prevede anche viaggi, quindi assenza da casa. Devo essere sincera, all'inizio era più difficile per me che per i bambini andare in viaggio. All'inizio avevo timore a prendere l'aereo, adesso prendere l'aereo tutti i giorni, però quando vedo i miei figli comunque soddisfatti e orgogliosi, sono contenta anch'io, per cui per me è un modo anche in qualche modo per insegnare a loro di seguire le loro passioni, i loro interessi. Ripeto, la difficoltà infatti comunque non è facile, quindi alla fine ci sono stati dei momenti in cui ho detto ma chi me lo fa fare, soprattutto con l'ultima che è nata quando avevo già
diversi impegni e quindi è stato un po' più complicato da gestire. Però sono momenti, passano e adesso devo dire che non potrei essere più contenta. Sono comunque coinvolta in associazioni come IEEE Women in Engineering, che promuovono appunto la presenza, o meglio diciamo che cercano di far crescere la community delle donne scienziate. Banalmente, se uno guarda gli invited speaker alle conferenze, tendenzialmente ci sono sempre più uomini che donne. Perché? Perché le donne in posizioni più alte sono poche. Forse la bioingegneria adesso non sta andando male, non so per quale motivo, forse per motivi, non lo so, che magari gli aspetti biologici, essendo un pochino più creativi, magari attirano di più anche il genere femminile, però effettivamente in altre branche dell'ingegneria questo gender unbalance si vede, e quindi insomma è fondamentale promuovere anche eventi che facciano capire che c'è questa differenza e che soprattutto si può colmare, tenendo presente che quello diciamo di cui io avrei avuto bisogno è ad esempio dei role model, cioè delle figure di riferimento che ce l'hanno fatta o che non ce l'hanno fatta, che raccontano la loro storia, quindi condividere esempi positivi che in qualche modo possono aiutare a trovare anche la giusta via. Questo è quello che stiamo cercando di fare appunto anche con questi eventi legati appunto a Women in Engineering. Non solo women, chiaramente sono aperti anche ad ogni tipo di diversity, minoranze eccetera, per poter essere più aperti possibili. Insomma, la scienza è apertura, non è mai chiusura. Pensi che gli uomini vengano trattati in modo diverso rispetto alle donne? Ma allora, ultimamente secondo me c'è una tensione, a volte secondo me anche eccessiva, devo dire la verità, quindi ci potrebbe essere un gender unbalance dall'altra parte, però è vero che i numeri sono questi, nel senso bisogna far conto con i numeri ci dicono che se uno guarda le conferenze la presenza di donne invited speaker rispetto agli uomini è nettamente inferiore, così come il numero di donne ordinario anche nelle grandi università americane rispetto agli uomini. Secondo me, diciamo, è giusto promuovere e riconoscere le difficoltà che una donna può avere nell'ambito della carriera. Poi questo non significa che ci devono essere le famose quote rosa, che è una cosa che ho sempre odiato, ecco. Però perlomeno riconoscere che ci sono dei momenti indubbiamente di difficoltà, di interruzione. La nascita dei figli, le gravidanze eccetera non sono per niente una passeggiata. Quindi secondo me è giusto che venga riconosciuta perlomeno la anzianità accademica, che tenga conto di questi momenti di stop in qualche modo obbligato, no? Che una ha avuto quando sono nati i figli. Questo secondo me è un modo onesto, diciamo, di riconoscere l'impegno anche nell'essere madre, e quindi di questo ne terrai conto. Poi appunto l'avere per forza la percentuale di donne, questo secondo me non serve veramente a niente. Se un uomo è più bravo è più bravo, punto. Cioè io voglio essere riconosciuta perché sono brava, non perché sono donna. Quindi però secondo me è giusto riconoscere che comunque ci sia un po' un divario, e che in qualche modo a volte è come se le donne fossero, non so se più timide o comunque più timorose, e quindi non riescono secondo me ad emergere. Bisogna cercare più che altro di creare consapevolezza su questi aspetti qua, più che su aiuti, su percentuali e altre cose. Sì. Vero. Beh, grazie mille, mi è piaciuta molto questa chiacchierata. Grazie a te.
Grazie anche di essere una role model. Ma spero, nel senso, cerco di esserlo appunto per le nuove generazioni. Molto bene, grazie. Grazie mille. Grazie per essere arrivati fin qua, ci vediamo alla prossima. Ciao.